Ciao ragazzi, come avete visto siamo a Kuala Lumpur, la nostra esperienza in Malesia inizia da qua, dal simbolo più importante della città e forse anche di tutta la Malesia, le Petronas Towers. Raga, ma quanto sono belle le Petronas Towers! Sono davvero giganti! Sì, il punto migliore è dove vedere le torri, a parte che si vedono dappertutto perché sono immense, ma è proprio questo parco che è il KLCC Park, quindi è il punto più bello, più verde dove poterla ammirare. Beh ragazzi, le torri sono davvero altissime, non sono le più alte al mondo perché sono le 18esime più alte al mondo, ma comunque sono alte 451,9 metri, di cui 41,4 solamente le antenne. Tra l'altro qui a Kuala Lumpur stanno costruendo, penso che verrà inaugurata entro la fine di quest'anno, la Merdeka Tower e sarà praticamente la seconda torre, secondo grattacielo più alto al mondo. Il primo rimane ancora il Burj Khalifa di Dubai e la torre qui a Merdeka sarà alta 628 metri, considerando appunto la punta. Le Petronas Twin Towers hanno 88 piani, di cui 5 sottoterra, e a metà c'è questo ponte dove è possibile salire e vedere la vista su tutta la città. Vi consigliamo di prenotare in anticipo sul sito ufficiale delle Petronas. Il biglietto costa circa 18 euro, quindi carino da fare. Se siete a Kuala Lumpur non potete perdervi questa vista alla sera, dove le torri illuminate faranno da sfondo ai giochi di acqua, luci e musica delle fontane. Eccoci, oggi ci troviamo a Merdeka Square. Questa parte è un po' più autentica, forse meno moderna rispetto al resto di Kuala Lumpur centro, ecco. Sì, Merdeka infatti significa indipendenza. Questa è la piazza dove è stata issata per la prima volta la bandiera malese nel 1957. Ma quanto ci sta piacendo Kuala Lumpur? Tantissimo! Questa città ci ha fatto subito una buonissima impressione. È estremamente verde, pulita, vivace. Soprattutto per noi, cosa molto positiva, camminabilissima. Ah, è vero, esatto, cioè nel senso ovunque, cioè, puoi raggiungere ogni cosa comunque camminando e hai proprio il tuo spazio per camminare. Si percepisce che è proprio un paese vuole svilupparsi e vuole farlo bene. Sì, all'avanguardia, davvero bello, cioè siamo comunque piacevolmente sorpresi. Bravi! Comunque stiamo impazzendo perché qui c'è un odore buonissimo, ma davvero strainvitante e non capiamo da dove arriva. Adesso dobbiamo capirlo e magari mangiare qualcosa davvero, perché c'è questo odore pazzesco. Abbiamo capito da dove viene questo odore buonissimo. Praticamente proprio alle spalle di Merdeka Square c'è questa galleria gratuita che vi consiglio comunque di visitare e c'è questo caffè dove qui cucinano al momento, quindi sono qui che impastano, sfornano e c'è un odore davvero invitante. Infatti ci ha tentato così tanto che ci siamo fermati anche noi a fare la nostra merenda. E tra l'altro una cosa che voglio dire, da quando sono qui in Malesia e ordino il caffè arriva sempre buono, buono, buono. Non riesco a trovare un caffè sbagliato al momento qua. Infatti dice... sono sempre buoni i caffè che sto ordinando.
buonissima. La felicità di Valentina. No, potete capire. Buonissima. Un'altra cosa che ci ha piacevolmente sorpreso in Malesia è stato il cibo. Tutto è buono, fresco e saporito. Buono. Buono? È buono? È buono? È buono? Oh, è buono. È così. È buono? È dolce. Scusate. Ok, così. È buonissimo. È dolce. È dolce. Qui infatti ci siamo divertiti ad assaggiare cose nuove, mai provate prima, come il jackfruit e il rambutan. Sembrano delle uova. Al nocciolo. Hanno un nocciolo. Però è buono. Dolce? Sì, ma nemmeno troppo, cioè nel senso delicato. Mai come in questo periodo abbiamo assaggiato così tante novità e cose buone. Qui lo street food è davvero una cultura e la via più famosa è sicuramente il Jalal Alor, ma ad ogni angolo della strada potete trovare le classiche bancarelle di street food come in ogni paese del sud-est asiatico e sono davvero molto invitanti e infatti non riusciamo a resistere. Questa via offre un sacco di scelta per quanto riguarda lo street food, però sfortunatamente non troverete cibo autentico malese. Quindi se volete qualsiasi cosa dal cinese al thailandese qua, e poi ce ne sono davvero tantissimo, poi ci abbiamo già mangiato ed è davvero molto buono, però manca il cibo malese. Quindi se cercate magari il cibo autentico non è questo proprio il posto giusto, però sicuramente passare qua una serata, venire a mangiare qui è bello ed è buono, avete un sacco di alternative, un sacco di posti da scegliere. La Malesia è un paese ricco di culture differenti e questa cosa a Kuala Lumpur si percepisce tanto nell'architettura e nel cibo. Questo rende tutto più vivace ed interessante. Non vediamo l'ora quindi di scoprire di più su questo paese che ci ha accolto in maniera così straordinaria. Per questo video è tutto ragazzi, noi ci vediamo alla prossima!